Ciao hackerine e hackerini, sei convinto che trascinare un file nel cestino e svuotarlo lo elimini per sempre? O che la cronologia in incognito sia davvero privata? Sbagliato. La verità è che ogni singolo click, ogni file eliminato, ogni messaggio inviato lascia un'impronta digitale, una traccia invisibile che per un investigatore è un'autostrada illuminata a giorno. La criminalità si sta spostando sempre più online, truffe, furti di dati, ricatti e il campo di battaglia è diventato digitale. È qui che scende in campo la computer forensic. E no, non è roba come gli ologrammi 3D che vedi in CSI, ma un insieme di tecniche e strumenti molto reali, usati ogni giorno per recuperare prove che tutti credevano perse. In questo video vediamo cosa fanno gli investigatori per trasformare quel cestino vuoto in una prova schiacciante per un tribunale, e come riescono a seguire queste tracce fino alla porta del colpevole. Preparati, perché la realtà è più affascinante della finzione. La prima sacra regola di ogni indagine digitale è mai e poi mai toccare l'originale. Immagina la scena di un crimine. Nessun detective si sognerebbe di spostare oggetti o cancellare impronte con lo Swiffer. Nel mondo digitale vale lo stesso, identico principio. Perciò il primo passo non è l'analisi, ma la conservazione della prova. Gli investigatori creano quella che chiamano copia forense o immagine forense. Non pensare ad un semplice copia e incolla, immaginala piuttosto come una fotografia perfetta e totale dell'intero dispositivo, che sia la memoria di un computer o di uno smartphone. Questa copia è una replica dell'originale. Ogni cosa viene duplicata, inclusi gli spazi vuoti, i pezzettini di file e soprattutto i dati che il sistema operativo ci fa credere di aver cancellato. L'originale viene poi sigillato come una reliquia sacra e le analisi si fanno solo sulla copia. Così, quando un avvocato urla obiezione, la prova digitale resta inattaccabile. E ora entriamo nel vivo dell'azione. Cosa succede davvero quando cancelli un file? Contrariamente a quanto si crede, i dati non svaniscono. Immagina la memoria di un dispositivo come un'enorme biblioteca con un indice all'ingresso. Quando elimini un file, il sistema operativo si limita a strappare la pagina dell'indice che diceva dove trovare quel libro. Il libro, ovvero il file, è ancora lì sullo scaffale, ma lo spazio che occupa è stato semplicemente segnato come disponibile per futuri libri. I dati restano lì finché non vengono fisicamente sovrascritti da file nuovi. È in questa finestra di tempo che gli investigatori forensi fanno le loro mosse. Infatti usano programmi specializzati che sono in grado di ignorare completamente l'indice del sistema operativo e di analizzare direttamente la memoria. È come andare direttamente a prendere quel libro non indicizzato. In questo modo è possibile riconoscere e rimettere insieme i file ritrovando i pezzettini, anche senza indice. È un po' come un archeologo che ricostruisce un vaso antico partendo da 1000 frammenti sparsi. In questo modo documenti, foto, email e cronologie di navigazione che un hackerino era convinto di aver distrutto per sempre possono essere riportati alla luce. Ma un'indagine non si limita a recuperare file. Spesso le prove più scottanti non sono nei documenti, ma nelle tracce che lasciamo navigando e comunicando. Qui l'obiettivo è ricostruire le azioni dell'utente. Il primo pezzo del puzzle è l'indirizzo IP, una sorta di targa digitale che identifica ogni dispositivo connesso ad internet. Se un'azione criminale come una truffa viene ricondotta ad un certo IP, gli investigatori possono chiedere un mandato e andare a bussare alla porta dell'internet provider, il fornitore dei servizi internet. L'internet provider può associare quell'IP in quel preciso momento all'abbonato che lo stava usando, fornendo nome e indirizzo. Certo, i criminali più furbi usano VPN o reti come Tor per mascherare il loro vero IP. È un continuo gioco del gatto col topo. Se vuoi approfondire come funzionano, ho un intero video sul dark web e la rete Tor, vai a dare un'occhiata. Poi ci sono i log. Ogni sistema operativo, server o applicazione tiene un diario dettagliato di tutto quello che succede. Accessi, file aperti, errori. Per un investigatore questi file di log sono una miniera d'oro che racconta la cronologia esatta degli eventi. Analizzando i log di un server, ad esempio, si può vedere l'IP di chi ha tentato di hackerarlo. Studiando i log di Windows, invece, si può scoprire a che ora è stata inserita una chiavetta USB sospetta. Ed infine ci sono i metadati, cioè i dati dei dati. Una foto, per esempio, non è solo un'immagine. Nascosti al suo interno ci sono dati che possono rivelare il modello dello smartphone, data e ora dello scatto e soprattutto le coordinate GPS del luogo in cui è stata scattata. In pratica ogni selfie è un "ciao, sono io e mi trovo qui". Perfetto se sei in vacanza, un po' meno se stai minacciando qualcuno via email. Oppure un documento Word può contenere il nome dell'autore e la cronologia delle modifiche. Queste informazioni apparentemente innocue possono collegare un file ad una persona in carne ed ossa, fornendo il pezzo mancante del puzzle. Ok, mettiamo insieme i pezzi. Immaginiamo un caso di cyberstalking. Una persona riceve un'email minatoria con la foto di casa sua e una richiesta di denaro. L'email arriva da un indirizzo anonimo. Sembra un vicolo cieco. Come si muovono gli investigatori? Il primo passo è analizzare l'header completo dell'email, quella parte tecnica che di solito non vediamo. Lì dentro c'è il percorso esatto che l'email ha fatto, inclusi gli IP dei server da cui è passata. Spesso l'IP di origine del mittente è nascosto proprio lì. Una volta ottenuto l'IP,
IP si contatta l'internet provider. Con un mandato l'internet provider fornisce i dati dell'intestatario della linea usata per inviare quell'email, in quella data e a quell'ora. E voilà, nome, cognome, indirizzo. A questo punto la polizia postale si presenta a quell'indirizzo e sequestra i dispositivi, computer, smartphone, dispositivi di memoria. Immediatamente viene creata la copia forense di ogni dispositivo per cristallizzare le prove. L'analisi sul computer del sospettato inizia. Gli investigatori non trovano l'email inviata, è stata cancellata, ma grazie alle tecniche di recupero trovano frammenti del testo dell'email nei file temporanei di sistema. Trovano anche la cronologia di navigazione, cancellata ma recuperabile, che mostra ricerche sulla vittima e sul suo indirizzo. Il colpo di grazia arriva dalla foto. L'originale che il sospettato pensava di aver eliminato viene recuperato e indovina un po', i metadati della foto contengono le coordinate GPS. Incrociando le coordinate su una mappa si scopre che la foto è stata scattata con uno smartphone a pochi metri dalla casa della vittima. L'analisi del telefono del sospettato rivela la stessa identica foto, scattata pochi giorni prima. Il cerchio si è chiuso. Partendo da un'email anonima, gli investigatori hanno usato l'analisi degli IP, il recupero dei dati e l'esame dei metadati per costruire un caso di ferro, collegando il sospettato al crimine senza ombra di dubbio. Ovviamente in molti casi è molto più complesso di così e si usano molte più tecniche per scovare l'hackerino. Come abbiamo visto, il mondo digitale ha una memoria di ferro. Ogni azione, anche la più piccola, lascia un'eco, un'impronta che può essere trovata e letta. La cyber forensic è proprio questo, la scienza e l'arte di decifrare queste impronte. Quindi la prossima volta che pensi che qualcosa sia sparito dal tuo computer, ricorda, nel mondo digitale nulla viene veramente cancellato e per un investigatore ogni dato è una potenziale confessione. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cyber security. Ciao, alla prossima!